Motorola in questi anni con la sua serie Edge sta facendo veramente dei bei prodotti. Come sempre, quando recensisco un prodotto, prima lo studio un pochino e studiando questo Edge 60 Pro ho detto ma siamo sicuri che sia davvero migliorato? Perché in questa scheda tecnica mi sembra di vedere qualche magagna, forse è peggiorato, anzi, forse no. Adesso vi spiego il perché di tutta questa confusione e poi nelle conclusioni finali vi dico quali sono appunto tutti i miei pareri definitivi su Motorola Edge 60 Pro. Se volete supportare il nostro lavoro potete farlo ovviamente iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche, non perdiamoci in altre chiacchiere e iniziamo. Non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing, andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa confezione. Troviamo una scatolina, qua sotto c'era soltanto lo smartphone che ho rimosso, che contiene, per fortuna, oltre al cavo USB-C, USB-C, e chi deve ascoltare ascolti, basta cavi USB-A, che tanto poi non so più dove collegarlo perché manco in treno fra poco ci saranno più neanche le USB-A, e soprattutto questa che è la graditissima cover, non dello stesso colore ma perfettamente abbinata devo dire, la cover graditissima in plastica riciclata che va a proteggere lo smartphone sul retro e sulle parti superiori, mentre sui bordi, che sono ovviamente molto risicati, e questi ovviamente rimangono scoperti. Non perdiamoci però in altre chiacchiere e andiamo a vedere questi bordi risicati. Eccolo qua in questa colorazione pantone blu veramente bella, uno degli smartphone esteticamente più belli anche dal punto di vista del colore, quindi non solo del design, che ho provato negli ultimi mesi, uno di quelli che proprio mi è piaciuto di più proprio sfoggiare in più pubblico, cioè tirar fuori questo smartphone mi faceva dire guardate che bello smartphone che sto usando io, non come il vostro. Veramente bello, a me piacciono poi questi colori così, però capisco, magari non per tutti, ma ci sono anche delle colorazioni, sempre se non sbaglio tutte in collaborazione con Pantone, con dei colori magari un po' meno appariscenti. Le 4 fotocamere sono sporgenti singolarmente, con un piccolo blocco rialzato qui, come se fosse, guardate, una parte di tessuto poggiata su questo blocco un pochino più alto, ma lo spessore non viene intaccato particolarmente e rimane di 8,2 mm, che non sono in assoluto pochissimissimi, ma questo smartphone è molto stondato davanti e dietro e sembra veramente sottilissimo, sembra, devo dire, veramente una sottiletta. La finitura è una finitura effetto, non lo so effetto bene che cos'è, una sorta di effetto Kevlar blu al tatto, ma un pochino più tessuto invece alla vista, una sorta di tessuto sintetico, ecco, mettiamola così, molto bello. Come ho detto, sporgente, spiovente su 4 lati, tasto di accensione e tasti del volume, microfono aggiuntivo anche sul fianco, microfono aggiuntivo, vediamo se riesco a mettere a fuoco sulla parte superiore, indicazione Dolby Atmos, tasto per Moto AI. Sotto abbiamo il carrellino della doppia nano SIM, la porta USB-C, il primo microfono e anche lo speaker. Le altre dimensioni sono 160,7 x 73,1 per uno spessore, ho detto, di 8,2 mm e un peso di 186 grammi, che sono ok per una dimensione di questo tipo. Comunque sono, diciamo, nella parte un po' più bassa del peso. È migliorato dal punto di vista di resistenza, visto che supporta lo standard IP67 e il Military Standard 810H. Questa è una delle cose che è decisamente migliorata rispetto al passato e sto apprezzando moltissimo. Non è l'unica Motorola, ma anche altri brand che stanno puntando sul fare smartphone leggeri, sottili, ma comunque con grandi batterie, e soprattutto che puntano molto alla resistenza. Insomma, si sta assottigliando molto quel limite che c'era fra alcune cose, tipo la sottigliezza, tipo la batteria, e i compromessi che si portavano dietro, perché stanno iniziando ad avere un po' tutto, e questo per di più è anche bello. E ora andiamo a scoprire la scheda tecnica, perché da questo punto di vista in realtà è quasi tutto migliorato. Mettiamo un attimo lo smartphone qui da parte, vi parlo delle specifiche tecniche. Abbiamo il processore Dimensity 8350 Extreme a 4 nanometri octa-core da 3.35 GHz con GPU Mali G615MC6, 12 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di memoria UFS 4.0, un bel salto in avanti, la tecnologia finalmente a memorie 4.0, connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3,
E poi ancora il tasto AI, ve l'ho detto, c'è il supporto alle eSIM, c'è un sensore di prossimità vero, quindi non virtuale, e un buon lettore di impronte digitali sotto al display, ancora una volta posizionato un po' troppo in basso, ma è molto veloce e assolutamente molto preciso. C'è l'NFC ovviamente, ottima connettività, ottime prestazioni, leggermente un po' di throttling rispetto magari a qualche altro processore in questa fascia. Questo sembra, sarà il nome Extreme, sarà che è davvero Extreme, a spingere un po' di più in termini di prestazioni e a sacrificare leggermente la frequenza massima, quindi il throttling, leggermente anche un po' il calore, non scalda mai tantissimo, però i benchmark dicono che un po' di throttling lo soffre sull'utilizzo stress prolungato. Incide sulla batteria? Nì, perché poi come vi dirò è talmente tanto un insospettabile battery phone che alla fine la differenza praticamente non c'è. E poi parliamo del display, devo sempre mettere in rilievo il fatto che sia curvo, a me personalmente piace, ma so che là fuori c'è un nutrito gruppo di persone che invece non lo apprezza così tanto. Il display è questo enorme 6.7 pollici POLED 1220x2710 pixel, protetto da un Gorilla Glass 7i, 4500 nit di picco, un always on display che purtroppo non è always perché si riattiva soltanto dopo un periodo di inattività quando andiamo a toccare o muovere il nostro smartphone. Il display è molto curvo almeno per gli standard attuali, non standard Galaxy Edge, però ecco, devo dire, se non vi piacciono gli schermi curvi probabilmente andrete quasi di sicuro a optare per qualcos'altro. 120 Hz di refresh rate, non LTPO, supporto però per HDR10 ed è assolutamente un bel display, aumenta un po' la luminosità per farvelo godere un pochino più appieno e come vi dicevo sì è curvo, vedete c'è qualche riflesso in più, a me i display curvi sinceramente piacciono. E questo secondo me è un ottimo esponente di quella famiglia di prodotti. Il display è sicuramente un punto di forza molto chiaro, molto limpido di questo smartphone. Dal punto di vista software abbiamo Android 15 con la personalizzazione Motorola, in questo caso aggiornato con le patch di aprile 2025. L'azienda promette 3 nuove versioni di Android, quindi fino ad Android 18 e 4 anni di patch di sicurezza. Diciamo che per me 3 più 4, io lo dico sempre, è ok, è quello che è accettabile. Sotto inizio un po' a storcere il naso, sopra tutto di guadagnato. Diciamo che quest'anno in questa fascia di prezzo iniziano ad esserci un po' di concorrenti in più che offrono qualche anno in più, quindi se è qualcosa che vi interessa così tanto, 3 più 4 potrebbe non essere un valore altissimo, anche se secondo me è ancora assolutamente corretto. Allora, leviamoci il dente, parliamo un attimo di questa Moto AI. Moto AI che si può attivare tenendo premuto il tasto oppure premendo questa icona qui che, devo essere sincero, mi sta un po' sulle scatole, quindi l'ho tenuta qui per farvela vedere, voi la potete tranquillamente, niente, stavo toccando in basso per sbaglio, tranquillamente cestinare e ve ne siete liberati. Mi ha dato un po' noia durante questo test, era sempre no, ma insomma è successo più volte che fosse esattamente sopra quello che volevo premere e quindi toccavo e si apriva Moto AI. Molto meglio attivarla tenendo premuto questo tasto che con una doppia pressione, vedete, non fa niente, con una singola non fa niente, bisogna tenere premuto per richiamare Moto AI. Allora, non si attiva subito la dettatura vocale, io sinceramente questa cosa non mi è chiara, pensavo che almeno continuando a premere avrei potuto iniziare subito a parlare, invece la devo aprire e devo o tappare o scrivere o toccare il microfonino, mentre invece io mi aspettavo che tengo premuto e inizio a parlare. Io non perderò molto tempo su questa Moto AI perché ha dei suoi pregi, ha dei suoi punti cardine, queste sono diciamo le funzionalità integrate che rendono distintiva questa Moto AI rispetto ad altre AI. Sì e no poi in realtà, perché ormai anche Image Studio genera immagini, ormai anche Gemini genera le immagini direttamente dalla sua versione base, quindi insomma, però creare la playlist personalizzata, diciamo che sono un po' delle scorciatoie, sono cose che possono fare anche le altre AI, ma qui sono proposte come prima funzione anche con delle scorciatoie. Però, al netto del riepilogo nelle notifiche, che non è male, devo essere sincero, questa è una funzione interessante, tutto il resto è alla fine di tutto una funzionalità che poteva stare anche dentro Gemini, ma soprattutto, anche se ci sono delle cose caratteristiche, non parla in italiano. Non parla in italiano e
potete chiedergli di parlare in italiano, poi gli fate un'altra domanda e lui ricomincia a parlare in inglese. Quindi in sostanza al momento questa Moto AI è una grande promessa, ma che in Italia è ancora limitata. La riproveremo sicuramente nei prossimi mesi, sono sicuro non ci vorrà molto per averla anche in italiano, e lì magari tenetene di conto, tornate a vedere qualche video più recente, se questo video lo guardate fra qualche mese, per capire che cos'è Moto AI nel momento in cui doveste andare a comprare questo smartphone. Altre funzioni, c'è il game time che magari vedremo dietro, c'è una funzione con il doppio tocco sul retro che permette, indovinate un po', di attivare la Moto AI. Se non sbaglio c'era la possibilità di personalizzare questa scorciatoia, quindi c'erano delle impostazioni per modificarla. Tra le altre funzioni abbiamo la solita app Moto, che all'interno ha tutto quello che siamo abituati a conoscere, quindi tutte i vari gesture, la torcia, l'avvio rapido, ormai sono delle funzioni gloriose, io spero veramente che non le levino mai. Funzionalità relative per esempio allo schermo attento, quindi finché lo guardate lui non si blocca. La personalizzazione, come ho detto, always on display, che è presente, dov'è, schermata di blocco qua, ma non è davvero always. Luce sui bordi, una possibilità di modificare l'animazione dell'impronta digitale fra 3 impostazioni diverse, i colori, le icone, insomma c'è un po' di personalizzazione. C'è anche un minimo di bloatware, c'è Booking, c'è Perplexity, c'è LinkedIn, c'è Amazon. Tra l'altro Perplexity, che in teoria sarebbe richiamabile, chiedi questa cosa a Perplexity oppure avvia Perplexity, ma non sono riuscito a farlo funzionare tramite Moto AI. Quindi qualche app preinstallata, niente di drammatico. Candy Crush e Monopoly magari potevano anche evitare, o il solitario, però ecco, vabbè, voi ve le potete sbarazzare con pochi click, non è lo smartphone più terribile in tal senso. La fluidità c'è tutta, è veramente uno smartphone fluidissimo. Nel feed delle app c'è anche un feed di notizie, che è quello che già conoscevamo da Motorola. Non so se dovesse interessarvi, non so bene il perché, però insomma ci sono un po' di impostazioni di personalizzazione e il sistema è veramente molto molto fluido. In più, oltre alle funzioni Moto, abbiamo Moto Unplugged per disconnetterci, se vogliamo, un po' da tutta la frenesia dell'utilizzo di uno smartphone, oppure Moto Secure, che contiene all'interno tutte delle funzionalità di sicurezza come il blocco delle singole app, la cartella sicura eccetera, e infine Smart Connect per connetterlo al PC e usare funzionalità insomma non solo al PC ma anche al PC, che è sicuramente una delle funzionalità più interessanti, permettendo fra le altre cose di sfruttarlo come fosse una webcam. Novità nel campo fotografico: troviamo 2 sensori da 50 megapixel, uno principale f1.8 stabilizzato otticamente e uno f2.0 grandangolare, e anche una lente zoom 3x da soli, purtroppo 10 megapixel f2.0, ma c'è una terza 50 megapixel che è quella nel foro qui davanti f2.0. Questa è l'interfaccia di scatto e devo dire che una volta sbarazzati delle UFS 2.2 finalmente queste app sono veloci, vedete, anche a passare fra le varie fotocamere. L'UFS 2.2 era un po' un limite. Buona modalità ritratto, in altro ci sono queste altre modalità di scatto, potete tranquillamente metterle in prima funzione, c'è il tasto per forzare la macro che è comunque automatica tramite la grandangolare, ma andiamo a vedere come fa le foto. E questo smartphone devo dire che mi ha convinto. Mi ha convinto perché le foto sono buone, a volte leggermente un po' troppo contrastate, ma è una caratteristica a cui potete mettere mano tranquillamente, semplicemente aprendo l'editor. Un buon bokeh naturale, anche una buona selfie cam, peccato che non abbia più l'autofocus, però quantomeno finché si tratta di fare semplicemente foto a voi dalla distanza braccio non avrete problemi. Se c'è un grosso gruppo di persone, con persone più distanti, insomma alle vostre spalle, quello potrebbe essere un pochino, se vogliamo un pochino più antipatico, non drammatico, basta che stiano vicino a voi. La grandangolare, che comunque è buona, e cosa mi è piaciuto davvero, il fatto che ci fosse una 3x. Certo, la risoluzione è bassa, ma non che i big riescano a fare moltissimo meglio. Devo dire che sinceramente per me è ottimo avere una fotocamera a 3x in uno smartphone così. Ero anche a Parigi per un altro evento e mi è stata molto comodo per scattare delle belle foto da turista. Sul fronte video bene, anzi in realtà c'è ancora questa cosa che quando cambiate fotocamera c'è un attimo un lampo
che proprio un cambio di luce di una frazione di secondo, però il passaggio è un po' più fluido. I video comunque, devo essere sincero, nel complesso sono buoni e si riescono a fare appunto delle clip fluide senza grossissimi problemi e appunto anche saltando fra una fotocamera e l'altra, anche proprio perché manca il supporto ai 60 fps purtroppo, quindi ci fermiamo a 30. Ed eccoci anche in game, alzo il volume, ecco qua, vi faccio vedere che comunque il gioco sta girando a 60 fps al massimo dei dettagli. Abbasso un attimo il volume, che comunque è buono, vibra un po' lo smartphone sul retro, ma tutto sommato ce la caviamo. E mentre cerco di salvare la nave, lancio il mio aeroplanino nella nebbia e devo dire che è un buon smartphone per giocare. Come vi dicevo, soffre un po' di thermal throttling, 60 fps sono comunque assolutamente ottimi, quindi può ancora andare benissimo, potete, se preferite, tranquillamente giocarci così, ovvero al massimo nei dettagli. Se volete che lo smartphone abbia prestazioni ancora migliori, vi basta abbassare leggermente i dettagli del gioco. Vediamo se per una volta riesco davvero a cogliere di sorpresa un nemico, oppure se faccio una figuraccia in diretta. Va bene, sì, devo dire che ho fatto qualcosa, mi sono ucciso con onore. Usciamo di getto lasciando ancora una volta i miei compagni poverini a cavarsela da soli e qui arriva il colpo di scena di questo smartphone. Questo smartphone che è nel complesso sottile, all'apparenza sottilissimo, dentro una batteria da 6000 mAh, quando concorrenti ben più ciccioni mettono batterie da 5000. Anche il salto rispetto all'anno scorso è gigantesco. Questo smartphone l'anno scorso aveva una batteria da 4500 mAh. Pensate che cosa può fare la nuova tecnologia silicio-carbonio che permette di mettere una batteria così corposa. È anche per questo che vi dicevo che se scalda leggermente un po' di più e consuma leggermente un po' di più non sarà certo la fine del mondo, perché lui se la caverà alla grande e arriverà sempre e comunque alla fine di una giornata lavorativa e 2 giorni sono alla portata di un utilizzo medio. In più abbiamo la ricarica a 90 watt che è fulminea, la ricarica wireless a 15 watt, molto bene. Una piccola nota, la ricarica l'anno scorso era 125 e 50. Fa la differenza davvero? No, perché 90 e 125 cambia poco. 125 è una velocità che raggiungi solo quando lo smartphone è estremamente scarico. La differenza fra 15 e 50 in wireless c'è sicuramente, è anche vero che il 90% dei caricatori wireless che si trovano in giro non arriva neanche a 15 watt, quindi certo, se volete caricarlo wireless a casa, un caricatore a 50 watt sarebbe stato meglio, però a quel punto lo collegate anche al cavo. Se siete in giro, tranquilli, caricherete comunque al massimo della velocità. Diciamo, certo, più veloce è meglio, ma è un compromesso, compromessi di cui parleremo a breve, assolutamente accettabile. E siamo quindi alle conclusioni. Quanto costa lui? Anzi no, a questo ci arriviamo alla fine. Prima parliamo di quello che è stato un po' il mio incipit, ovvero ma questo smartphone è migliorato o è peggiorato? Perché guardando la scheda tecnica, la lista di cose che erano almeno un minimo peggiori rispetto al 50 Pro non era proprio ridottissima. E non è il massimo quando leggi che lo smartphone dell'anno scorso aveva qualcosa in più, ma andiamo a guardare quali sono queste cose che lo smartphone dell'anno scorso aveva in più. Uno schermo a 144 Hz e ora è a 120, non cambia niente, infatti neanche ve l'avevo detto quando ho parlato del display. Per qualcuno il fatto che ci sia un processore MediaTek invece di uno Snapdragon, ma anche questo, se il processore funziona bene, chi se ne frega se non è uno Snapdragon. Poi abbiamo la fotocamera frontale che non ha più l'autofocus, questo a qualcuno potrebbe dar fastidio, ma secondo me al 90% delle persone non cambierà assolutamente niente. Le ricariche un po' più lente, 90 watt invece di 125 e wireless a 15 invece che 50, anche questa non è una cosa totalmente trascurabile, però per, secondo me, anche qui il 90% delle persone probabilmente lo sarà assolutamente. L'ultima cosa che mi rimane è l'uscita video, che non c'è più uscita video, anche lì una nicchia. Quindi non poche cose, bisogna essere totalmente onesti, ma ciascuna che lascerà delusa probabilmente una piccola fetta di persone. In cambio di cosa? Questo va guardato, in cambio di cosa? Beh, in cambio intanto di una batteria che passa da 4500 a 6000 mAh e questo mi fa dire chi se ne frega delle velocità di ricarica leggermente inferiori, una batteria da 6000 mAh in uno smartphone che è così sottile.
Poi il processore, che non è uno Snapdragon, ma è decisamente più potente, quindi assolutamente bene. E poi leggero, sottile, ma quest'anno IP69 e Military Standard 810H. E poi cos'altro? Chiudiamo con un grandangolare che l'anno scorso era da, mi pare, 13 megapixel e quest'anno è da 50, ma soprattutto con le memorie che non sono più UFS 2.2, ma sono UFS 4.0. Quindi è vero che la lista delle cose peggiorate è più lunga, ma sono tutte delle cose che sono probabilmente trascurabili per molte delle persone, mentre invece quelle migliorate sono tutte cose che non sono affatto trascurabili, ovvero prestazione, velocità delle memorie, capacità della batteria, risoluzione della fotocamera grandangolare, insomma uno smartphone che è sensibilmente migliore con però qualcosa di peggiore. Ma è peggiorato? No, non mi sentirei di dire che è peggiorato. E qui si arriva al prezzo, dopo questo lunghissimo pippone conclusivo, perché di solito a questo punto il prezzo viene da dire che questo costa 649 euro, quello dell'anno scorso si trova attorno ai 400 euro o anche leggermente qualcosina in meno. Capite bene che ci sono 250 euro di differenza, quindi ok che è migliorato, ma una persona sana direbbe sì, ma io mi risparmio 250 euro e compro quello dell'anno scorso. Ma in realtà anche lui su Amazon il prezzo è già crollato, siamo già a 499 euro su Amazon, quindi la differenza fra i due in realtà è di soli 100 euro e quindi in questo roller coaster di emozioni, è peggiorato, è migliorato, no, è meglio quello nuovo, no, è meglio quello vecchio, sì, è migliorato ed è meglio lui. Per 100 euro in più io sinceramente sceglierei lui. Certo, se magari volevate proprio l'uscita video prendetevi quello dell'anno scorso, altrimenti questo Edge 60 Pro è assolutamente un validissimo smartphone. Grazie per essere arrivati fino a qui e per esservi sorbiti tutte le mie elucubrazioni su questo smartphone. Per supportare la mia sanità mentale iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. Disclaimer finale: questo smartphone mi è stato inviato da Motorola che non ha visto questo video in anteprima, lo sto guardando per la prima volta insieme a voi, non ha fornito input editoriale, non ha fornito compenso economico. Grazie ancora una volta e ci vediamo a un prossimo video.